Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche spirituali per il primo semestre del 2026. Ok, abbiamo la carta del mondo, amici della bilancia. È una carta molto positiva, è una carta che ci parla del raggiungimento di alcuni risultati, di un compimento, di un arrivo, della chiusura di un ciclo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono tre. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio di livello intermedio e anche di quello trovate il link sotto nella descrizione. Bene, andiamo un pochettino, oh scusate ho mosso tutto, andiamo un pochettino a vedere, ok, partiamo con un 2 di coppe, abbiamo un fante di bastoni, un asso di spade, un re di pentacoli, un 3 di pentacoli, la forza è un cavaliere di pentacoli. Ok, ve li metto solo un po' più su così li vedete un po' meglio. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' com'è il movimento, lo sviluppo del mese e dopodiché andiamo a vedere quando succede che cosa, quindi andremo a fare anche una stesa mensile e cerchiamo di localizzare quello che di più importante è venuto fuori in questa prima linea. Allora, partiamo da questo 2 di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli e una regina di spade. Voglio andare a vedere anche il fante. Ruota della fortuna e 9 di coppe. Allora, qui la sensazione è che ci sia un tema con la vostra indipendenza o dipendenza, adesso dipende dalla vostra situazione personale, però io ho come l'idea, allora, o si tratta del cercare la vostra indipendenza all'interno delle relazioni, qualsiasi esse siano, possono essere romantiche, lavorative, di amicizia, parentali, però ho anche l'idea che abbiate bisogno di credere un pochettino di più in voi stessi per riuscire a fare questo passo. Cioè, qui ci potrebbe essere un'influenza, nella vostra testa che potrebbe risalire a un docente, piuttosto che a un capo, piuttosto che a un genitore, come se le cose dovessero essere fatte in un certo modo e se non sono fatte così non funzionano. Però in realtà quello di cui avete bisogno voi è proprio cambiare questo panorama. Devo dire che avere la ruota della fortuna e il 9 di coppe al contrario mi fa capire che l'energia qui è un po' bloccata. Un po' perché siete nella zona di comfort, secondo me,
Qualcuno di voi potrebbe essere un po' pigro e potrebbe anche esserci questa paura, se vogliamo, dell'ignoto. Andiamo a vedere l'asso di spade. Abbiamo la morte e un 2 di coppe. Si tratta di implementare, di aumentare, di migliorare la comunicazione, quello che volete voi, quelli che sono i vostri limiti. È come se si dovesse trovare un nuovo punto d'accordo senza necessariamente cambiare la situazione, Andiamo a vedere il re. Fante di coppe, 7 di bastoni, 2 di bastoni e giustizia. È come se doveste imparare a darvi senza, mi viene in spagnolo, senza scaricarvi. Perché probabilmente con questi due di coppe, 2 di coppe, si cerca sempre di trovare come un punto di incontro. Allora, può anche essere che qui qualcuno sia senza speranze in questa relazione, senza entusiasmo magari, però secondo me dipende solo dal fatto che siete appunto in una zona di comfort e avete un po' bisogno di fare un restyling mentale con questo asso di spade che fa riferimento anche alla chiarezza mentale ed è come se doveste trovare la vostra verità o dire la vostra verità e da lì è come se si creasse un nuovo punto di incontro. Diciamo che avere questo re di pentacoli vi dà la possibilità di capire che cosa vi fa sentire al sicuro, che cosa vi fa sentire stabili, che cosa vi fa sentire abbondanti. È come se doveste imparare a dare, ma dare il giusto, dare con equanimità, con equità. Tanto date agli altri, tanto date a voi. Ripeto, potrebbe riguardare qualsiasi tipo di collaborazione o di relazione. Se fosse per voi una questione di tipo lavorativo, qui ci potrebbe essere un qualche associazione, qualche collaborazione, qualche collega di lavoro che in qualche modo vi tappa un po' le ali e secondo me un po' vi fa comodo appunto perché come dicevo prima siete un po' nella vostra zona di comfort, però non è realmente quello che volete voi e in questo semestre è come se doveste imparare a trovare la vostra abbondanza, la vostra stabilità. Vi dico che se è una questione lavorativa è facile che ci siano come dei nuovi contratti, dei nuovi punti di incontro, ok? Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Regina di denari e re di bastoni. Ci sono delle collaborazioni nuove che potrebbero iniziare e che io ho come l'idea che nonostante voi stiate cercando di fare di tutto per tenere un certo tipo di equilibrio, un certo tipo di stabilità, di armonia, cioè nonostante quelli che potrebbero essere i vostri sforzi, sento che insomma è come se non vi sforzasse, aspettate che mi sono impaperata, è come se non vi sforzaste abbastanza perché dentro di voi c'è un pensiero che dice tanto sforzarsi non serve, tanto qualsiasi cosa faccia non va mai bene. Figurati se riesco a portare a termine questo compito. Figurati se ce la facciamo ad andare d'accordo. Cioè c'è come qualche tipo di pensiero un po' autoboicottante che secondo me vale la pena togliere.
Perché in realtà le carte che avete sono molto belle e qui arriva il mondo, è come una carta di compimento o di completamento. La sensazione che ho è che dobbiate imparare a essere completi senza l'aiuto di altre persone, senza appoggiarvi ad altri. Cioè, qui quello che dovete imparare è l'indipendenza, l'autonomia, ragionare con la vostra testa, mettere anche dei paletti, che è un po' quello che vedo con la regina di spade e questo sette di bastoni. Adesso andiamo a vedere la forza. Re di coppe. Tre di pentacoli nuovamente, cavaliere di coppe e 10 di spade. Ho anche la sensazione che se fosse un progetto di gruppo, è vero che siete nella vostra zona di comfort e quindi non prendete tante decisioni, perlomeno all'inizio è così, all'inizio del semestre. Ehm, Però ho anche la sensazione che potreste essere voi a fare più degli altri. È per quello che dovete imparare a dare il giusto. E se, perché molte volte la difficoltà è dire no. Non tanto il dire no, ma il senso di colpa che si produce dopo nell'aver detto di no. Però io un consiglio che do sovente è sostituite la parola colpa con responsabilità. Quindi, è colpa mia se il progetto non è funzionato? È una mia responsabilità se il progetto non ha funzionato? Cambia il modo di percepire la cosa e tutto da soli non si può fare. Qui sento come se quasi ci fosse una minaccia, cioè nel senso o lavoriamo tutti insieme o me ne vado. Qui si tratta di impostare il vostro confine, come vi dicevo prima, la vostra zona sicura per certi versi, e farà bene, soprattutto se effettivamente con questa giustizia poteste avere come dei contratti da firmare, delle questioni legali da regolarizzare. Vi dico, nonostante questi vostri paletti, nonostante questo, se vogliamo, ultimatum, sento che sarete sempre voi a fare di più degli altri. Qui il consiglio finale è di non mollare fondamentalmente. Trasformatevi in questo re di coppe che è un re amorevole e semplicemente, invece di magari continuare a fare quello che avete fatto fino ad adesso, cioè sopperire dove gli altri non arrivano, iniziare a dire questo non è compito mio e restituirlo al mittente. Se la persona vi dice non ho tempo, non ho qui, non ho lì, voi a tavolino vi scrivete certe risposte diplomatiche da poter dare in certi momenti. Quando vi prendono alla sprovvista, quando siete a caldo così, di solito non viene mai la risposta pronta. Se voi l'avete scritta a tavolino, sì. Anche perché con certe persone le dinamiche sono sempre le stesse. Quindi vi diranno sempre le stesse cose, le scuse sono sempre quelle e di conseguenza sapendole, per voi è più facile crearvi queste risposte pronte. Un consiglio, non mollate, andate piano perché abbiamo un cavaliere di pentacoli qui alla fine, quindi vuol dire di rallentare un attimo il passo e diciamo di darsi un'occhiata in giro. Io credo che le carte vi vogliano dire fate per quello che potete, fate per quello dove vi sentite sicuri, dove sapete che è una vostra responsabilità, portate a termine i compiti di vostra competenza, piuttosto rallentate e quando arrivate alla fine della giornata dite non ho tempo per fare questa cosa qua, oppure semplicemente non è di mia competenza. Oppure un'altra è non lo so fare, non sono abbastanza bravo, ho paura di sbagliare. Inventatevi qualsiasi cosa, però l'importante è che quello che devono fare gli altri effettivamente lo facciano gli altri e non ve ne carichiate voi. Io credo che qui il tema sia creare delle relazioni in armonia, delle relazioni stabili, dove non siete sempre voi a dare,
ma guardate che cosa c'è sotto, un 6 di pentacoli che è dare, ma dare il giusto. C'è questa persona che è molto ricca, molto generosa, sta dando, ma pesa quello che dà alla bilancia qui. E è quello che dovete fare un po' voi, secondo me. Sì, perché credo che parlare non serva tanto, cioè bisogna proprio agire in questo caso. Createvi la vostra zona sicura. E se dovesse far riferimento a una situazione con dei genitori, regolarizzate i turni. Se per esempio avete dei genitori da accudire, piuttosto che i figli, piuttosto che qualcuno da accudire, stabilite dei turni che siano equi e poi rispettateli. E se l'altra persona nel suo turno dice no, guarda, scusami, non posso oggi perché ho il parrucchiere, per esempio, non posso tenere il cane, e voi risponderete, è una tua responsabilità nel tuo turno trovare chi si occupi del cane. Perché io ho già preso impegni, semplicemente, e vi defilate. Va bene, andiamo a vedere quando succede che cosa, o almeno cerchiamo di dirvelo, poi vediamo che cosa viene fuori dalle carte. Abbiamo un 10 di bastoni, un 8 di pentacoli, 4 di bastoni, asso di coppe, mondo, queste sono troppe, una sola per piacere, grazie. Ok, e abbiamo il carro. Allora, qui è molto facile: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ok? Allora, ragazzi, secondo me tutto questo movimento potrebbe essere all'inizio dell'anno, vi dirò, perché con questo 10 di bastoni è come se qualcuno dicesse, boh, basta, questa roba qui non è mia, falla tu, è di tua competenza. C'è proprio un lasciarsi indietro certe aspettative, certe responsabilità che non sono le vostre. A febbraio abbiamo un 8 di pentacoli, quindi vi dico che c'è come questa fase lavorativa dove si crea, se vogliamo, una nuova quotidianità. Vi dico, anche a marzo avete un 4 di bastoni, quindi ci può essere un momento di stabilità, un momento dove si regolarizzano gli equilibri. Aprile un asso di coppe e io qui sento che c'è come un nuovo inizio effettivamente. Stavo guardando se potrebbe anche risultare come una stesa romantica. Però vabbè, adattatela voi alla vostra realtà, ragazzi. Io sento che, diciamo, questo ultimatum potrebbe essere all'inizio dell'anno, direttamente. C'è come una fase di stasi, diciamo, in primavera, e poi secondo me verso la tarda primavera, perché qui siamo aprile e maggio, c'è come questo nuovo inizio più completo, mi verrebbe da dire. Cioè, è come se in questa zona della lettura riusciste finalmente a trovare, diciamo, la chiave, se vogliamo, per riuscire a mantenere le cose in un certo equilibrio. E alla fine del semestre, quindi a giugno,
Potreste essere in una fase dove dovete scegliere, dove dovete fare una scelta, che però, avendo il carro al contrario, secondo me è una scelta che si inizierà a intravedere. Non sarà proprio una scelta che già farete a giugno, magari la farete nella seconda metà dell'anno, però qui c'è come un qualche cosa che si sviluppa in modo armonioso. Ci vuole lavoro, ci vuole costanza, ci vuole pazienza, meticolosità. Sapete, sono le piccole cose, tanti piccoli cambi, uno al giorno, fanno un grande cambio, che è quello del mondo. Quindi, ah, fai tu quello? No, oggi non posso, scusami. Ma è da fare entro domani. Sì, ma non è una mia responsabilità. Occupatene tu, che è una tua responsabilità, oppure trova qualcun altro. Però puoi sostituirmi perché devo andare. No, guarda, non posso, tanto da fare. Insomma, si tratta di iniziare a far cadere un po' tutte quei favori che vi chiedono e che magari non avete neanche tanta voglia di fare. Vi dico, qua si tratta di mettere i paletti, di dire no, questo non è mio, questo non lo voglio fare, anche semplicemente perché non sono preparato, perché non ho gli studi, perché non sono abbastanza preciso. Cioè, voi sapete, l'importante è che usiate queste frasi per contrastare quando vi vengono a chiedere qualche cosa e pesano sulle vostre spalle. Qui secondo me si tratta proprio di creare delle relazioni in equilibrio, qualsiasi esse siano, in qualsiasi settore, non importa, perché è come se da un lato vi appoggiaste troppo agli altri, nel senso di aspettare quello che gli altri vi dicono, e poi di conseguenza è come se prendeste gli ordini, tra virgolette, o seguiste pedestramente i consigli che vi danno. Qui si tratta di diventare più indipendenti, di dare il giusto, di mettere delle regole, di non farvi mettere sotto, fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere qualche credenza limitante. Allora, queste potrebbero indicare una difficoltà vissuta nel momento e abbiamo: mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Una potenziale credenza limitante del periodo. Perché credo di non meritarmi il successo. Può essere, ragazzi, che qualcuno di voi pensi di meritare il successo solo se è in gruppo, o probabilmente perché fatemi vedere, uno era qui e l'altro è qui. Avete 2 3 di pentacoli. C'è qualcuno qua che pecca di bassa autostima. Ok, andiamo a vedere un pensiero. Perché mi è difficile rilassarmi? Scusate, però ho sbagliato, erano da mettere così. Perché mi è difficile rilassarmi? Perché credo di non meritarmi successo. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi. Quindi probabilmente qui c'è una sorta di tensione di base per raggiungere qualche tipo di obiettivo e c'è come una rincorsa a qualche cosa di impossibile perché una delle vostre credenze instillate nel subconscio potrebbe essere non merito il successo. E poi qui mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi, perché le persone che pensano di non meritare tendono a fare, vogliono essere perfetti, vogliono essere inaccepibili, penso che si dica. Correggetemi nei commenti se l'ho detto sbagliato. Ecco appunto, sbagliare è umano, ci sta, nel senso che è attraverso proprio gli errori che noi acquisiamo le esperienze. Quindi ci sta, ragazzi, permettetevi di sbagliare, permettetevi di non essere perfetti, è tanto bello. Va bene, andiamo a vedere un messaggio dell'universo, vediamo che cosa vi consigliano, che cosa vi vogliono dire. Ok, quando ho fiducia, scusate, quando c'è una parola che non so, quando credo, quando sì, ho fiducia nella fede dell'universo,
la pace diventa reale. Ve lo metto qui così se qualcuno sapesse che cosa vuol dire Lean, io adesso non ho mezzi per cercarlo su internet, lo scriva per piacere nei commenti. Ok, ultimo oracolo per concludere la lettura. Ok, carta numero 25. Wow. Allora, questa qua è una Brigida. Non so se è un santo o un patrono irlandese. Parla di fiamme psichiche, parla di 333. Stavo guardando quanti 3 avevate, 2 ci sono. Aspettate, Avete 2 3 di pentacoli. E poi parla di latte sacro e della magia dei druidi. Carta numero 20. Qui parla di informazioni, di segreti, di sensi e del linguaggio del corpo. Interessante la storia del linguaggio del corpo, ragazzi. Nella parte degli abbonamenti c'è la playlist 2 che vi parla del linguaggio non verbale, quindi quello che non si dice, ma quello che il corpo comunica mentre parliamo, quindi per sgamare un po'. Diciamo quando le persone sono scomode con l'argomento che trattiamo, piuttosto che quando anche dicono delle bugie. È interessante quella playlist. Carta numero 12 parla di meditazione, di maestria. Sì, ma secondo me la maestria è quella che dovete imparare in questo periodo a livello di diplomazia, a livello di faccio quello che mi tocca e non faccio di più e mi sento completo così come sono senza dover dimostrare che io ce la faccio, che sono perfetto, che sono qui, che sono lì. Carta numero 5. Qui parla di amicizia. Ah, che interessante. Parla di una visione piccola. Come se vedeste solo nel vostro territorio e invece quando si, diciamo, guarda da un pubblico più vasto, è più facile, se vogliamo, che agisca la legge di manifestazione. Voi tenete presente, anche la Cabala lo dice, che quando si desidera qualche cosa per sé, si è egoisti. Cioè, quando si desidera in piccolo è perché si è egoisti e vorrei arrivare a quel tipo di reddito perché così vivo tranquillo. Vorrei arrivare a quel ruolo perché così gli altri mi rispettano. Ecco, questo è un pensare in piccolo, nel senso che pensare solo a voi. Quando pensate in grande, quindi voglio quel ruolo perché così, non lo so, apporterei delle migliorie all'azienda e tutti sarebbero più contenti, ok? Se lo manifestate in questo modo, cioè per il più alto bene di tutti, l'universo lavora più velocemente. Questo ve lo dico così a titolo informativo. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Ricordate che mancano ancora altre 2 letture, una sull'amore, una sul lavoro e l'economia e una generale che è già uscita. Trovate comunque tutti i link sotto nella descrizione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonamenti. Quella parte è stata creata come se fosse una formazione per tutto quello che riguarda il mondo eterico, la metafisica, la metamedicina, l'astrale, tutto. Ci sono anche delle meditazioni per pulire il campo energetico, per sbloccare il terzo occhio. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.
Ciao ciao.